Iniziamo con il primo antipasto. Abbiamo bisogno della pasta per la pizza. La tagliamo a cubetti, soltanto un quadrato l'ho lasciato più grande e dopo vi spiego il perché. L'antipasto serve anche per stimolare l'appetito del mangiare, ma oltre a stimolare, io voglio che i vostri cari rimangano incantati dei vostri antipasti. In una ciotola ho aggiunto la salsiccia, stracchino e un po' di formaggio provolone. Ho amalgamato bene e ho formato delle piccole palline, come delle polpette. Intanto le lasciamo da parte. Il quadrato grande della base per la pizza lo metto in mezzo in modo di formare una ghirlanda. Poi con questi polpetti riempiamo i nostri quadratini per la pizza. Guardate, in alcuni di questi polpetti ci ho messo anche un pomodorino, quello che l'abbiamo fatto cuocere in forno con aglio, con rosmarino, con le erbette e un po' di olio. Datemi retta, è un antipasto molto buono, molto piacevole da mangiare. Di solito su questi palini si usa di mettere la mozzarella. Nel nostro caso non abbiamo la mozzarella, ma abbiamo il succoso della salsiccia con il stracchino. Importante è di non aggiungere troppa salsiccia perché la salsiccia quando cuoce tende a lasciare l'acqua. Ecco, per non rovinare l'aspetto, spalmiamo bene con un uovo, lo mettiamo in forno a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Ho messo sopra anche semi di sesamo. Per renderlo ancora più buono ho preso burro fuso e le erbette che avevo usato per i pomodorini. Spalmiamo tutto e per la decorazione ho aggiunto un po' di melograno e qualche ciuffetto di rosmarino. Andiamo avanti con il prossimo antipasto. Abbiamo bisogno del pane per tramezzini, magari quello se trovati con la farina di grano duro. Questo antipasto fa parte di una cucina ricercata, è molto particolare, molto buono per me, è il migliore perché mi piace molto questo tipo di antipasto. Mettiamo in forno per circa 10 minuti senza olio, senza aglio, senza niente. Abbiamo bisogno comunque di un antipasto molto delicato e molto particolare. Abbiamo bisogno di un mango, la tagliamo a cubetti. Abbiamo bisogno di un avocado, anche l'avocado lo tagliamo a cubetti. Per la freschezza ho usato la menta, con le forbici mi sono aiutata a tagliarle fine fine e alla fine aggiungiamo il tartare di pesce. Mettete il pesce che vi piace di più, ma io ritengo che con queste combinazioni di frutta che ho presentato, il salmone è quello che sta meglio. Mettiamo dentro nelle cestelle che abbiamo fatto. Per affumicarlo è meglio se usiamo legno di limone o arancio. Voi se non avete potete anche lasciare l'antipasto, anche così è molto buono, ma con questa affumicatura gli dà quel tocco in più. Esplosioni di gusto, è molto piacevole quando mangi, è qualcosa di che ti incanta. Questo antipasto lo possiamo preparare anche il giorno prima. Ad esempio, io ci tengo molto per questo antipasto che le verdure le faccio cuocere fuori al fuoco. A me mi serve il profumo del carbone, è molto più saporito e è molto più diverso. Usiamo le zucchine, le tagliamo a cubetti piccoli.
Aggiungo un altro po' di stracchino, potete usare anche formaggio spalmabile, ma io ritengo che le zucchine con il stracchino sta meglio. Prendo il pane per tramezzini, lo spalmo con olio di oliva e lo mettiamo in forno a 180 gradi affinché vediamo che ha una bella colorazione, bella dorata e sarà leggermente croccante, sarà croccante fuori ma molto tenera dentro. Dopodiché lo spalmo con un po' di aglio, giusto per saporirlo, per dare un sapore più intenso. E mettiamo il nostro stracchino con le nostre zucchine. Dopodiché li taglio a cubetti. Sopra l'ho spalmato con Philadelphia, con il formaggio morbido. Il tartare di pesce che mi è stato avanzato dall'altro antipasto va aggiunto su questo sopra, sta molto bene le zucchine con il tartare di pesce. Guardate, per me molto importanti, se voi mi scrivete nei commenti, per voi è più importante vedere antipasti più tradizionali, diciamo più fatti in casa o vi piace una cucina più ricercata, tipo gli antipasti più particolari, per me è molto importante di sapere i vostri gusti, quello che voi vi aspettate da me. Guardate, l'antipasto è già buono così, lui è molto cremoso, si sente il tartare, però in questo caso ne sentiamo comunque di più il saporito delle zucchine. Invece se facciamo la salsa che io avevo condiviso una volta con voi, ho messo le arance, il lemon fuori, sempre sul carbone a farlo un po' arrostire, no? Per dare quel profumo del fumo, del fuoco. Ho aggiunto un po' di salsa di soia, ho messo tutto a bollire e anche 2-3 spruzzi di aglio con peperoncino. L'ho lasciato per alcuni minuti, dopodiché ho aggiunto un po' di miele e con questa cosa se noi mettiamo questa salsa sopra e salta di più il sapore di pesce. Prossimo antipasto è un antipasto caldo, come potete notare avevo deciso di mettere un antipasto freddo, uno caldo giusto per accontentare tutti. Ho messo a frullare la ricotta con un po' di prosciutto, abbiamo bisogno di un po' di formaggio, sempre provolone e anche un po' di mozzarella. Mettiamo metà provolone e metà mozzarella, amalgamiamo bene, in questo caso abbiamo bisogno della pasta sfoglia, rotonda. Vi consiglio la pasta sfoglia da buitoni perché è il migliore di tutti, ha un buon gusto, un buon profumo. Facciamo una ghirlanda natalizia. Ho spalmato prima la ricotta con il prosciutto cotto, dopodiché ho preso i provoloni con la mozzarella e spargiamo così sopra. Dopo di nuovo ho messo un'altra pasta sfoglia e di nuovo spalmo bene con la ricotta, prosciutto e di nuovo mozzarella con provoloni. Mettiamo il terzo disco di pasta sfoglia. Premo con le dita e sigillo leggermente questi dischi di pasta sfoglia. Li ho divisi in 6 parti più larghe. Dopo ogni parte larga l'ho divisa ancora a metà, vedete come si vede in questa immagine. Dopo cosa ho fatto? Dall'interno verso l'esterno li giro e dopo comunque le punte li sigillo tra di loro come vedete in questa immagine. Spalmiamo bene con un uovo e dopo sopra io comunque ho aggiunto un po' di semi di girasole e anche di sesamo. I semi di girasole con il sesamo, quando li facciamo cuocere in forno, loro hanno un sapore molto buono, un profumo molto buono, oltre che siano molto croccanti e piacevoli da mangiare. Li mettiamo in forno a 180 gradi per circa 45-50 minuti. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where. Il prossimo antipasto è sempre uno di quelli molto particolari, molto buoni. Abbiamo bisogno comunque della pasta sfoglia per la base. Con un bicchiere mi aiuto di fare dei dischi. Con una forchetta faccio dei buchi e li mettiamo in forno per alcuni minuti. Abbiamo bisogno di topinambur. Io lo faccio a fettini piccoli e li lasciamo in acqua almeno per 25 minuti.
Li ho asciutti con un panno e adesso li mettiamo a friggere per creare dei chips. Hanno un gusto molto particolare questi topinambur. Adesso guardate, ho preso il sedano, lo taglio a cubetti e metto tutto a frullare per creare una salsa. Ho aggiunto anche mezzo limone con questo sedano per creare quella salsa molto saporita. Ho aggiunto un po' di menta, ho aggiunto dentro anche un cucchiaio grande di capperi e olio di semi. Mi raccomando, non di oliva ma di semi. Un po' di sale e un po' di pepe. Ho messo tutto a frullare. Questa è una salsa molto speciale che la potete usare anche sui secondi, anche quando fate le ricette con il pesce. Abbiamo bisogno di carpaccio di manzo. Metto un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di succo di limone e facciamo i nostri antipasti con il carpaccio di manzo. È molto buono e soprattutto quando aggiungiamo la salsa fresca che l'abbiamo fatta, ragazzi, bisogna provare per credere. Se questo video ti è stato utile, condividilo sulle vostre pagine con i vostri gruppi. Ma se cerchi ancora più ispirazione, nella descrizione del video vi lascerò un altro link, il video di anno scorso con gli antipasti di Natale che è stato molto apprezzato. Sono le immagini che vedete adesso in questo video. Vi lascerò il link, anche lì ci sono degli antipasti molto belli, molto interessanti e soprattutto molto buoni. Io intanto vi saluto e a presto. Ciao ciao!